professor Giuseppe Camporeale, archeologo e professore di storia e amico di Merico, mi ha dato un appuntamento qui perché vuole svelarmi un segreto di questa terra siciliana. Alla fine del nostro viaggio, passando per alcune delle più belle riserve naturali della Sicilia, siamo arrivati alle antiche cave di Cusa. Create dall'uomo, la storia le ha rese un paesaggio della natura. Camminare tra queste pietre, tra le colonne appena abbozzate, ha un sapore magico. Giuseppe Camporeale, mio caro professore. Amico. Amico, professore amico. Ma dove mi hai portato? Questo posto meraviglioso. Mi avevi chiesto un posto meraviglioso da scoprire, ho pensato che nessun posto, forse per chi come te è venuta nella parte estrema della Sicilia, poteva entusiasmarti come le cave di Cusa, che costituiscono non soltanto un complemento della visita di Selinunte, ma anche un luogo davvero unico nel loro genere. Non c'è altra parte dell'antichità in cui è possibile, come qui, ammirare tutte le fasi di lavorazione dell'estrazione della pietra che serviva per realizzare i magnifici templi di Selinunte. Infatti siamo qui di fronte ad un rocchio immenso che ci sovrasta, che è stato ricavato direttamente dal banco calcarenitico praticando dall'alto verso il basso una trincea di scavo, Sì. e poi questo blocco, una volta formato, veniva tratto dal suo basamento attraverso l'inserzione di un cuneo, Sì. che dilatava la roccia e consentiva quindi il distacco. Un cuneo gigantesco, perché Gigantesco. le proporzioni di queste colonne sono È enormi. enorme. Questa per esempio è una colonna con un diametro di circa 3 metri. 3 metri 3 di metri diametro. di diametro, sì. Queste erano le cave dove si estraeva il tufo calcareo per Sì. fare i templi di Selinunte. In particolare questi blocchi che vediamo qui in lavorazione erano destinati al Tempio G di Selinunte, che Tempio G, perché G? Ma tutti i templi di Selinunte, non sapendo a quale divinità fossero attribuiti, sono stati designati con delle lettere, quindi Tempio A, B, C e così via, fino al Tempio G, che era l'ultimo rimasto incompleto, perché nel 409, come si sa, venne Annibale di Giscone che occupò la città e in quel momento queste cave vennero abbandonate e il lavoro interrotto per sempre. Quindi con l'arrivo di Annibale e tutto questo lavoro che c'era, che immagino tanti uomini Sì, lavoravano qua. tantissime. Migliaia di uomini erano impegnati in queste trincee di scavo che possiamo ammirare. E come lo trasportavano? Ma su dei pianali, presumo, trascinati da buoi. Questo lascia immaginare lo sforzo enorme che richiedeva il trasporto di questi blocchi. Quindi anche l'impresa titanica della costruzione di un tempio delle dimensioni del Tempio G, che è uno dei più colossali del mondo antico. Quindi in queste cave si può ammirare passo dopo passo Esatto. come era la procedura, come loro estraevano Certo, queste gigantesche, colossali colonne, perché guarda Certamente. questa. Sì, tutte le fasi della lavorazione sono documentate, quindi è come una lettura all'aperto della tecnica di costruzione antica ed è l'unico posto al mondo dove questo sia possibile realizzare. Che poi sembra come se le cave fossero diventate un tempio loro stesse. Non c'è dubbio. È un tempio nel mezzo della natura ed una natura che parla da sé. Le nostre parole riusciranno solo in parte a spiegare ciò che si prova invece venendo in Sicilia, essendo a contatto diretto con queste pietre e con questo flusso che loro emanano, raccontandoci storie lontane, facendoci vivere l'impatto vero dell'uomo rispetto alla natura e alla pietra, che è la parte fondamentale della civiltà greca. Ecco qua, l'anima e il pensiero Non c'è dubbio. della Magna Grecia. Della Magna Grecia. Pietre crollate, cadute, ora precipitate in maniera caotica, come soldati morti, e scriveva de Maupassant. È il sapore dell'eternità, a dispetto della rovina, come i versi eterni di una poesia. Perché un informe ammasso di pietre
non interessa solo gli archeologi, come scriveva ancora de Maupassant, ma anche le anime poetiche, commosse da tutte le tracce del passato. La bellezza della sua natura, le tracce di un passato millenario. Se non c'è poesia in fondo al vostro cuore, la Sicilia non fa per voi.